Totò Riina è stato condannato dalla Corte d'Assise di Palermo a 12 anni e 4 mesi di reclusione per l'omicidio di Domenico Di Matteo. Dopo 6 anni però è già fuori in libertà provvisoria. È il 19 settembre del 1955 quando Totò Riina torna a Corleone. Al paese ritrova i vecchi amici. Luciano Liggio, Calogero Bagarella e Binnu Provenzano, ma ora però in quel gruppo è cambiato qualcosa. Sono diventati potenti, non è più come nel dopoguerra, non girano più intorno a Strasatto, ora sono mafiosi del dottor Navarra. Mentre era in carcere, Riina è riuscito a prendere la licenza elementare nel carcere di Termine Imerese, terza, quarta e quinta elementare, superate con un solo esame. La mattina Totò si recava davanti al liceo Baccelli di Corleone, ma non era certo per studiare, era lì perché tutte le mattine segue una ragazza. La ragazza si chiama Ninetta Bagarella, ed è la sorella di Calogero. La licenza elementare conseguita in carcere, Riina la mette a disposizione di Luciano Liggio, aiutandolo a tenere i conti dei proventi delle attività illecite. Nel 1957 Salvatore Riina e Calogero Bagarella si sono ripromessi di sposare l'uno la sorella dell'altro, Ninetta ed Arcangela, ma in quell'anno avviene un omicidio che segna la famiglia Bagarella. È quello di Ambrogio Miceli, ex fidanzato di Matilde Bagarella, altra sorella di Calogero. Miceli aveva chiesto alla famiglia Bagarella, Matilde in sposa, ma la sua richiesta fu nettamente rifiutata dalla famiglia, e a Miceli non gli era andata proprio giù. Per vendetta, spesso raccontava in paese i trascorsi erotici avuti con la ex fidanzata, parlandone con tutti, e le voci non tardano ad arrivare in vicolo Scorsone, e in casa Bagarella è una vera tragedia e va fatto subito qualcosa. Una sera Ambrogio Miceli viene affrontato da 2 dei fratelli di Matilde e Ninetta. C'è Giuseppe che lo aspetta in fondo a via Streva, poi c'è Calogero che lo ha seguito da corso Bentivegna. Giuseppe si rivolge a Miceli con calma, dicendogli che ora che è fidanzato con un'altra, la deve smettere di sparlare ancora sul conto di sua sorella Matilde. Ambrogio Miceli fa finta di non capire a cosa si stia riferendo, allora Giuseppe Bagarella furioso lo minaccia intimidendolo di lasciare in pace la sua Matilde. Ambrogio Miceli non si scanta, come si dice in siciliano, anzi si mette a ridere e fa apprezzamenti pesanti sull'onore di Matilde, tanto che la sua voce si sente per tutta via Streva. Alla mezzanotte di quella sera lo trovano cadavere in una pozza di sangue nel buio di via Streva, si era preso 5 pistolettate alla schiena. Giuseppe Bagarella viene arrestato per omicidio, confessando che quell'infame aveva fatto la fine che meritava e che l'avevano ammazzato lui e suo fratello Calogero. Calogero è fuggito, è diventato un latitante, ma in vicolo Scorsone l'onore della famiglia è salvo, e anche Totò Riina può entrare ancora nella loro casa senza vergogna, visto che un giorno sarebbe diventata anche la sua famiglia, dove nel frattempo Ninetta ha già finito la prima ginnasio. In quell'anno 1957 viene costituita a Piano della Scala, una società armentizia per l'allevamento di bovini e ovini. È stato Luciano Liggio a raccogliere fondi fra i proprietari della zona convincendoli con le buone e con le cattive, procurandosi anche dei prestanome per la società. Ha comprato anche dei camion per trasportare il bestiame rubato ai mercati di Palermo. Il suo socio è Giacomo Riina, lo zio di Totò. Totò Riina all'inizio dell'estate del 1958 chiude il suo conto con la giustizia, che dopo 6 anni di galera e 3 anni di libertà vigilata per l'omicidio di Domenico Di Matteo, non ha più obblighi da osservare ed è un uomo libero. Ma proprio in quel periodo però, improvvisamente Totò scompare nel nulla, nonostante non ci sono mandati di cattura per lui. I picciotti di Lucianeddu hanno deciso di eliminare il dottor Michele Navarra. Totò Riina ha 28 anni a quel tempo. È il 2 agosto 1958, il dottor Michele Navarra sta ritornando a Corleone sulla 1100 guidata dal collega, dottor Russo, si trovano un camion davanti dove scendono, dopo un urto con lo stesso, uomini armati. 3 pistole e 2 mitra aprono il fuoco polverizzando il parabrezza e uccidendo sul colpo il dottor Russo. Navarra istintivamente si abbassa per sfuggire ai colpi, ma una raffica lo raggiunge attraverso lo sportello uccidendolo. Viene proclamato il lutto cittadino, la bandiera a mezz'asta sul balcone del municipio, delegazioni di mafiosi arrivano da tutti i paesi delle 4 province della Sicilia. Corleone dopo 10 anni non ha più un medico condotto, ma soprattutto Corleone non ha più un capomafia. Nei giorni successivi all'agguato, i carabinieri fanno rastrellamenti nelle masserie di Strasatto, di Contrada Petrulla, in via Rua del Piano e a vicolo Scorsone. È una grande caccia a una 50 di mafiosi, amici e nemici di Michele Navarra, trovano donne e bambini, ma non gli uomini che cercano. Sono spariti tutti i Riina, i Liggio, i Provenzano, i Bagarella, i Ruffino.
Corleone sembra un paese fantasma. Gli uomini delle due fazioni opposte si erano nascosti e si stavano preparando ad una guerra per il trono di Corleone. Il 6 settembre 1958, in via della Consolazione, scendono 3 uomini, mentre al capo opposto ce n'è uno che li sta aspettando, non è armato. È Totò Riina. Le due fazioni mafiose di Corleone hanno un incontro. I luogotenenti del dottor Navarra non vogliono la guerra, ma preferiscono ragionare, soprattutto su quello che può ancora accadere. Riina dice: chi è morto, la buonanima se n'è andata, pensiamo ai vivi. Pietro Maiuri e i fratelli Giovanni e Marco Marino ascoltano le parole di Totò Riina senza mai aprire bocca. Soltanto alla fine Maiuri tende una mano in segno di pace e unificazione. Ma Totò Riina non ha finito ancora il ragionamento e dice: resta una sola piccola questione fra noi. Ci dovete consegnare quei cornuti che hanno cercato di far fuori Liggio nella masseria di Piano della Scala. All'improvviso sbucano fuori Binnu Provenzano e Calogero Bagarella con fucili a canne mozze. Sparano. Con una fucilata in faccia Pietro Maiuri è il primo colpito a morte. I fratelli Marino cercano di scappare in via Puccio, ma non hanno scampo. Dalla piazza accorrono altri 3-4 mafiosi armati che cominciano a far fuoco. La sparatoria dura tra i 7 e i 10 minuti. I testimoni che hanno assistito alla carneficina sono 16, tra cui c'è un carabiniere e 2 agenti di pubblica sicurezza, che hanno visto Totò Riina tra i killer. Alle 21 di quella sera del 6 settembre 1958, Bernardo Provenzano entra all'ospedale dei Bianchi, ha la camicia inzuppata di sangue ed è ferito alla testa. Al medico di guardia racconta quello che gli era successo su un marciapiede di Corso Bentivegna. Stavo passeggiando, ho sentito un dolore forte alla testa, ho perso i sensi, non mi sono accorto di niente. Nel frattempo, Riina convince vecchi mafiosi a fare da mediatori fra i due gruppi, loro e i navarriani, trattative segrete. Qualcuno accetta di stare dalla loro parte, altri muoiono solo perché non vogliono fidarsi di Riina. Uno di questi mafiosi è Carmelo Lobue, che ha i suoi figli emigrati in America e lui vuole raggiungerli per lasciare per sempre Corleone. Lobue è fuori dalla guerra, non sta né con Liggio né con i navarriani, ha quasi 80 anni, ma viene ucciso il 13 ottobre del 58 mentre ritorna dalle campagne in sella al cavallo, in via del Calvario. Nel febbraio del 1961 tocca a Vincenzo Cortimiglia, il più pericoloso killer della banda rivale. Secondo il verbale dei carabinieri, Cortimiglia stava facendo la sua strada con mani nelle tasche, dove aveva 2 grosse pistole a tamburo, incontrò Calogero Bagarella e Salvatore Provenzano, fratello di Bernardo. Vincenzo Cortimiglia tirò fuori una delle 2 pistole e uccise Salvatore Provenzano, poi fuggì cercando riparo in un negozio. Il proprietario era il cugino di Luciano Liggio, e dentro negozio c'era Totò Riina, che con un colpo di lupara sul petto uccise Cortimiglia. Qualche mese dopo, esattamente il 10 aprile del 1961, riescono finalmente ad uccidere Antonino Governale insieme a Giovanni Trobadore. Governale era a capo dei navarriani in quel momento. I loro corpi vengono fatti sparire. Dopo la morte di Governale, il comando della cosca fu preso da Francesco Paolo Streva, che era un temibile killer dei navarriani ed era riuscito a sfuggire ad un attentato, ma il 10 settembre del 1963 viene ucciso anche lui insieme ai suoi uomini Pomilla Biagio e Piraino Antonio. Con la morte di Streva, Liggio e i suoi uomini presero finalmente il controllo di Corleone e cominciarono a frequentare Palermo, partecipando anche al famoso sacco di Palermo. Totò Riina è ormai un leader di quella banda. Liggio ha in lui il suo sicario più valoroso. Riina sa che conti aperti non ne devono lasciare mai, perché i testimoni sono sempre pericolosi. Corleone è finalmente in mano di quei picciotti che tenevano a bada le terre di Strasatto.